Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Prima di cominciare ovviamente questo contenuto, le ultime in casa Napoli ed in casa Milan, perché qualche indisponibile e qualche rientro dagli infortuni ce l'hanno anche loro. Andiamo a fare il punto della situazione per quanto riguarda la squadra di Conceição, per quanto riguarda ovviamente il Napoli, e ci sono le parole di Lobotka e anche l'intervista di Lukaku da commentare, che può far ingelosire ulteriormente questa Serie A, che non ha ancora digerito e credo mai digerirà questa situazione in casa Napoli, con Conte seduto sulla panchina azzurra. Firma per la Juve, firmerà per il Milan, firmerà per l'Atalanta, firmerà per l'Arezzo, firmerà per il Pisa. Diamogli le penne a Conte, perché ovviamente servono le penne per firmare i contratti. Molto probabilmente siamo a corto di inchiostro. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche, così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto, e mi date una grossa mano con la vostra iscrizione a far crescere il canale stesso. Se vi piace questo video, un bel like fa piacere al sottoscritto e si diverte anche l'algoritmo. Da dove partiamo? Partiamo dalle ultime in casa Napoli e in casa Milan, e poi ci soffermiamo alle interviste sia di Lobotka, indizio per il futuro per quanto riguarda Lobo, e sia quella di Lukaku, che ovviamente a tutto spiano parla del suo approdo a Napoli e ciò che è stato fino ad oggi. Le ultime sul Napoli, perché chi vive ovviamente Castelvolturno a livello giornalistico qualche indizio sul come ci metteremo in campo ce lo dà, e si parla di un Napoli che non cambierà, anche perché ci sono elementi fondamentali nel cambio da questa difesa a 3 alla difesa a 4, ovvero Oliveira, che torna e tornerà molto stanco. Abbiamo anche letto le notizie, ha giocato in Bolivia, l'altitudine, completamente diverso l'approccio ad una partita di calcio quando si gioca in condizioni climatiche di questo genere, quindi aumenta un tantino la stanchezza, al di là poi del fuso orario e del viaggio, e quindi molto probabilmente, non potendolo schierare o non avendolo al meglio dal primo minuto, comunque hai uno Spinazzola in forma, ma farlo fare il terzino sinistro di una difesa a 4 significherebbe comunque perderlo tecnicamente. Meglio restare come eravamo, con la difesa a 3 almeno per quanto riguarda questa prima partita, per sfruttare le caratteristiche poi di chi sta messo meglio fisicamente. Tanto è vero, Antonio Conte ritrova finalmente Neres, ed ora subentra il grande dubbio: continuare al 3-5-2 o al 4-3-3. Almeno per questa gara le sensazioni puntano verso la prima opzione. Dunque Meretti in porta, Rachmani, Di Lorenzo e Buongiorno. Sugli esterni di centrocampo ancora Politano e Spina, tornando Olivera per ultimo dal ritiro delle nazionali, eccetera eccetera. Lobotka e McTominay, ballottaggio Gilmour-Anghissà, ma probabilmente si va di nuovo verso il doppio play per una situazione simile a quella di Oliveira. Comunque rientra tardi, anche se abbiamo già visto calciatori schierati rientrati comunque 2 o 3 giorni prima del match, e Conte non è che si fa il problema, vede la mattina o il giorno prima al massimo chi sta in forma e chi merita e chi si è allenato come si deve, al di là che tu sei tornato prima o dopo qualcun altro, giochi se sai in forma. Infine attacco, fiducia al tandem Lukaku-Raspadori. La situazione in casa Milan è abbastanza intrigante, anche perché a livello difensivo tra i pali c'è Magnan, e lo sappiamo. In difesa Teo e Gabbia, in Paul su Pavlovic. Io preferirei Pavlovic, perché a mio avviso è meno difensore di Gabbia. Poi può darsi che mi sbaglio, o è solo il rendimento di questo campionato che è altalenante per quanto riguarda il difensore, che a inizio campionato, quando il Milan lo acquistò, dissi pure ma un bel acquisto, invece si è rivelato, per quanto mi riguarda, totalmente un flop. Ai lati Walker e Hernandez, in mediana ecco l'unico cambio: con Musa squalificato sarà Fofana a fare coppia con Bondo, oppure Loftus-Cheek che rientra dall'infortunio. Quindi o hai il calciatore appena rientrato dall'infortunio e torna in campo, oppure verrà schierato Bondo. C'è anche l'opzione più offensiva, però ci fanno sapere, arretrando Reinders e inserendo Joao Felix. Magari Joao Felix un uomo in meno. La batteria di trequartisti sarà composta appunto dall'olandese, con Pulisic e Leao larghi. In attacco da valutare le condizioni di Gimenez,
Ci fanno sapere però pochi minuti fa che Gimenez sarà del match convocabile, anche se è stato allertato Abram, e io per quanto riguarda le qualità tecniche mi auguro pure che giochi Abram, perché secondo me dal punto di vista delle marcature non c'è niente di semplice nel calcio, sia ben chiaro, però lo vedo un attaccante un tantino più prevedibile di Gimenez. Sarà una mia impressione, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e poi man mano che ci avvicineremo alla partita di domenica, nel caso dovessero esserci cambiamenti, mi trovate qui sul canale. Ecco perché l'iscrizione, la campanella attivata, così seguiamo cronologicamente tutto ciò che succede in casa Napoli. Le interviste di Lukaku e Lobotka. Partiamo da Lob e poi ci soffermiamo su Lukaku, perché Lobotka, al di là che ha detto l'anno prossimo le interviste le farò in italiano, quindi indizio sul futuro, credo assolutamente di sì che resta comunque a Napoli e non sarà un uomo mercato nella prossima sezione, anche perché Lobo a livello umano e a livello professionistico è al di là dell'aspetto tecnico e il calcio giocato, è un top player a 360 gradi. Tanto è vero che si parte dal suo calcio, dice Lobo, fatto di passaggi, trame ma pochissimi gol, in partita ci provo. Quando sono vicino alla porta provo sempre a trovare la soluzione migliore, a volte mi manca essere come gli attaccanti, più decisivo. Cosa è cambiato con Conte? Penso la mentalità e poi la fase difensiva. Difendevo anche prima, ma adesso lui mostra meglio come fare, come cambiare gioco, devo giocare più avanti. Anche quando ricevo la palla so quello che devo fare prima. Prima che arrivasse già sapevo fosse un grande allenatore, lo avevo già sentito da Skriniar quando lui era all'Inter. I suoi allenamenti sono molto duri, mi ha dato molte cose sulla mentalità, come migliorare a livello successivo, perché prima pensavo che un certo tipo di cose non potessi farle. Dal primo giorno ho sentito che non era un allenatore come gli altri, si percepiva subito la sua personalità. Ok, è il migliore allenatore che potessimo scegliere, ho pensato al primo allenamento. Ho subito iniziato a capire, wow, sarà tosta questa stagione, ma lui ovunque è andato ha vinto campionati e titoli. So che è difficile, ma lui può portarmi a un altro livello sia dentro che fuori dal campo. Io mi soffermo solo sulla situazione. So che è difficile, ma lui può portarmi a un altro livello, quindi vuol dire che almeno noi guardiamo le partite tutte le domeniche e sappiamo benissimo Lobo che calciatore è e cosa è capace di fare. E se riesci a migliorare anche calciatori del genere, a farli rendere ancora di più di come stavano rendendo prima, e allora carta bianca ad Antonio, e chi schiera sicuramente sarà il personaggio azzeccato, o meglio il personaggio che durante la settimana ti ha fatto vedere che meritava la titolarità in questa domenica o in quella domenica quando l'hai schierato. Sono assolutamente contento della situazione e farò le interviste in italiano, perché comunque dal punto di vista umano non credo che con Lobo diciamo andremo incontro a situazioni contrattuali alla Kvaratskhelia, gente che gira le spalle all'improvviso nel mercato di gennaio e se ne va, anzi sarà sicuramente gestita in maniera totalmente diversa. Quando sarà però, caro Lobo, per me puoi stare a Napoli quanto vuoi, nella maniera più assoluta. L'intervista invece di Lukaku, un attimo che andiamo a recuperare, fa ingelosire ancora di più tutta la Serie A, che già diciamo non riesce a trovare cure per migliorare la situazione fegati spappolati in quel di giugno quando Conte firmò con il Napoli. Allora, la prima domanda che fanno a Lukaku: il mio discorso in nazionale, non avevo visto quella camera lì presente, dovevo mandarla via, dice Lukaku. Comunque dobbiamo pensare partita per partita e poi vedere dove arrivare. Per noi ogni gara è una finale, la prepariamo così in allenamento. Raggiungere il gol numero 400 contro il Milan è stato incredibile, ma per me conta soprattutto la prestazione della squadra. Sappiamo di affrontare un avversario forte e pieno di qualità, ma ci prepareremo al meglio per ottenere un grande risultato. Ho fiducia del lavoro che stiamo facendo con il mister. Ragazzi, un attaccante di manovra che a quota 400 gol è veramente tanta roba, perché per quanto mi riguarda ci sono gli attaccanti di manovra e ci sono i terminali offensivi. Allora
bisogna distinguerli questi due tipi di attaccanti per quanto riguarda poi le statistiche da andare a paragonare, perché 400 gol che fa Lukaku, o meglio 3,99, ci aspettiamo 400 gol domenica che fa Lukaku, hanno un peso ben diverso da 400 gol che può fare Osimhen, facendo un paragone così per un attaccante che è un terminale offensivo, che al limite si fa il reparto da solo, gli dai la palla, se la va a prendere e se la va in porta. Invece con Lukaku parliamo di un attaccante che è in cabina di regia nella fase offensiva ed è comunque a livello numerico un ottimo realizzatore. Come sono arrivato al Napoli? Conte mi aveva chiamato con largo anticipo e gli ho detto sì, praticamente subito. Sappiamo entrambi ciò di cui ho bisogno per rendere al meglio, non servono tante parole. Rapporto speciale, non ho alcun trattamento di favore, anzi con me è più severo perché si aspetta molto. A me piace questa responsabilità, mi ha fatto crescere e migliorare nel corso della carriera. Gli sarò sempre grato per questo. L'altra domanda, eccola qua. Mi sento un po' napoletano ogni giorno di più. Ho parlato con Mertens di recente, lui vuole tornare qui a vivere dopo il ritiro. Grazie a lui ho conosciuto persone splendide, legami che dureranno per tutta la vita. Il primo gol al Maradona. Durante il riscaldamento ho sentito un calore incredibile dai tifosi, mai provato prima. Dopo la partita ho chiesto a Mertens se fosse sempre così, lui mi ha confermato che è una costante. L'urlo del pubblico ti spinge, mette pressione agli avversari. Quando succede per loro diventa difficile, è una questione mentale che ti dà ancora più carica. Comunicazione tra gli attaccanti, sì, parliamo sempre, Raspadori con Simeone, abbiamo tutte caratteristiche diverse, ma possiamo giocare insieme. Questo aiuta anche il mister a prendere decisioni e se c'è l'intesa i risultati arrivano. Siamo un gruppo affiatato anche fuori dal campo. Ogni martedì organizziamo i tornei a Call of Duty. Siamo sempre 10-12 giocatori. La mia Napoli, Mertens mi ha consigliato Posillipo, passeggiare guardando il mare mi dà pace. Non sono ancora riuscito ad andare sulle isole con gli allenamenti, è complicato. Caro Lukaku, ci sarà tutto il tempo. Finito il campionato, ci sarà tutto il tempo di rilassarsi. Ma il calcio per me viene prima di tutto, anche se ogni tanto staccare qualche ora fa bene. Si ingelosisce ulteriormente tutta la Serie A e noi non possiamo far altro che essere contenti nell'avere persone a Napoli, calciatori a Napoli, che poi vogliono vestire l'azzurro, perché la cosa fondamentale resta sempre quella, al di là di tutte le situazioni di mercato, chi andrà via, chi arriverà, chi viene deve volere assolutamente la maglia del Napoli, perché lo abbiamo visto nella sessione di mercato scorsa con Gilmour e anche McTominay. Gilmour addirittura aveva già espresso di voler andare a Napoli molto prima, poi diciamo che il Brighton doveva trovare il sostituto e si è allungata un tantino la zuppa, però poi all'ultimo minuto comunque è arrivato a Napoli e lo abbiamo visto, lo vedi quando entra in campo, lo vedi nelle prestazioni. Non giochi per 10 partite e vieni chiamato in causa e sei comunque sul pezzo. Ciò vuol dire che provi assolutamente piacere nel fare ciò che stai facendo e nel militare nella squadra, ovviamente, dove stai in questo momento. Noi non possiamo far altro che aspettare la partita di domenica e seguiranno ulteriori notizie e diciamo aggiornamenti nel caso dovessero esserci affaticamenti, speriamo, in casa Milan, informazioni e cose che ci potranno far capire ancora meglio cosa succederà in casa Napoli. Saremo qui sul canale, lo ribadisco a fine video per chi è arrivato ovviamente alla fine. Basta iscriversi, la campanella attivata, ricevete la notifica e così restate aggiornati su tutti i video che escono e che usciranno fino alla partita con il Milan e oltre. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao!